Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare le mattonelle con il fiore tridimensionale centrale, mattonella Granny. Potete farla anche a punto pieno, secondo momento. Può essere utilizzata ad esempio per decorare borse, per realizzare copertine, i cuscini, o qualsiasi altro modo in cui la vogliate adoperare. Io qui ne ho assemblate 4 insieme. Oggi vedremo come realizzarne una. L'assemblaggio poi è molto semplice, si concatenano tra di loro. Allora, è molto più semplice di quello che appare. Allora, partiamo dal centro. Il centro è composto da 6 catenelle. Facciamo un cappietto e abbiamo la nostra catenella di 6 maglie. 1, 2, sposto un attimo, 2, 3, 4, 5, 6. Allora vado a chiudermi nella prima catenella. Opla, cerco di entrare, ok, e chiudo con la mia maglia bassissima. All'interno dell'anello devo andare a montare in pratica 12 maglie alte separate da una catenella. La prima maglia alta è sostituita da 3 catenelle, aggiungo un'altra catenella e vado a lavorare la maglia alta dentro in questo modo. Quindi in pratica sono 11 da dover lavorare, 2 e così via fino ad arrivare a 12 punti alti. Ci vediamo alla fine di questo giro per proseguire insieme. Allora, una volta fatte le mie 12 maglie alte, aggiungo la catenella, rientro qui nella maglia nella terza delle catenelle lavorate e chiudo con una maglia bassissima. Entro all'interno e mi alzo con 3 catenelle. Il secondo giro è costituito da 12 maglie alte all'interno dei fori creati dalla catenella del giro precedente, separati da, questa volta le maglie alte vengono separate da 2 catenelle perché comunque dobbiamo dare gli aumenti. Quindi entro nel secondo spazio e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'altro spazio e faccio la maglia alta. Anche in questo caso dobbiamo ottenere alla fine del giro 12 maglie alte, 11 più quella costituita dalle 3 catenelle, ok? Andiamo avanti e ci vediamo a fine giro, ok? Una volta terminato anche questo giro mi richiudo come nel giro iniziale con una maglia bassissima. Cosa faccio? Adesso entro in ogni spazio, nel primo caso sono entrata con una maglia bassissima, aggiungo 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, poi maglia alta, quindi 2 maglie alte, poi monto 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, rientro nello stesso spazio e vado a montare altre 2 maglie alte. Questo giro è di preparazione per i petali del fiore, quindi in ogni spazio devo lavorare. Vedete, non ho aggiunto nulla, mi sono spostata solo nello spazio successivo e quindi monto maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4,
5, nello stesso spazio vado a fare le altre 2 maglie alte. Continuo in questo modo per un totale di 12 petali. Io li chiamo petali perché appunto sono la base dei petali, poi questi qui da lavorare. Ci vediamo alla fine di questo giro. Completato questo giro vado a chiudermi, vedete dobbiamo avere 12 petali, mi chiudo nella terza catenella del primo gruppetto che ho lavorato iniziali con una maglia bassissima. All'interno di questo spazio risalgo con una catenella e vado a lavorarmi una maglia bassa che farà da divisore tra i petali. Adesso filo sull'uncinetto, intorno alle 5 catenelle vado a lavorarmi 8 maglie alte che formeranno appunto il petalo stesso. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora ogni petalo sarà fermato da una maglia bassa lavorata nella a metà tra le 2 maglie alte di un petalo e le 2 dell'altra del giro precedente, quindi a metà. Ok, siamo qui, facciamo un altro petalo insieme e poi proseguiamo da sole. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, e quindi una maglia bassa a metà qui nelle 4 del giro precedente. Ecco i miei 2 primi petali e continuo così fino alla fine. Ok, una volta terminato il nostro fiore non ci resta che chiuderlo con una maglia bassissima e tagliare il filo, perché adesso dobbiamo partire a realizzare la base per appunto la struttura sottostante quadrata. Chiudo con catenella, con una catenella così, e questo è il mio fiore. Adesso cosa succede? È leggermente appunto dobbiamo porre attenzione agli spazi. Allora, come cioè in pratica io devo andarmi a montare la base del granny negli spazi che si creano tra le maglie alte della base del petalo. Allora metto al rovescio il mio fiore e devo andarmi a creare delle catenelle volanti da un petalo all'altro. Come fare? Preparo il mio cappietto per l'uncinetto. Ok, il cappietto è pronto. Allora devo lavorare qui in mezzo. Cosa faccio? Mi aggancio, spero che si veda, ma è più difficile spiegarlo poi che farlo. Mi aggancio con una micro catenella o con una catenella per bene, in questo modo. Opla, aspettate che con la camera mi diventa un po' macchinoso. Ok, fatto. Una volta agganciata con una catenella ne vado a mettere altre 3, 1, 2 e 3. Poi cosa controllo bene, devo andarmi ad agganciare in questo risvolto il lavoro e chiudo le prime 3 catenelle con una maglia bassissima. Qui notate che c'è ancora il filo che taglierò in un secondo momento, lo sposto.
di nuovo 3 catenelle, 1 2 e 3, vado nel petalo accanto, siamo qui, l'aggancio sempre dal rovescio, tiro fuori e mi si è sganciato l'uncinetto. Ok, vado qui, tiro fuori e chiudo. Guardate che con la camera è più complicato che fatto senza, quindi vi faccio vedere che se lo fate da sole vi verrà velocissimo. Devono venire in pratica 12 anelli. E su questi 12 anelli io sono andata a lavorarmi appunto la mia struttura granny. Vado qui e tiro ancora 1 2 e 3, controllo bene, lavoro qui, spero che riusciate a vedere, i punti sono molto piccoli, 1 2 e 3, di nuovo controllo i petali, devo lavorare in questo e chiudo. 1, ho fatto anche muovere con l'uncinetto, 2 3, vado in quello successivo e chiudo. 1 2 3, dopo vi faccio vedere il rovescio e chiudo. Un attimo che ok, 1 2 3, sono quasi a buon punto e chiudo anche questo. 1 2 e 3, qui non ho lavorato, quindi prendo qui e chiudo. 1 2 3, vado qui, controllo. Ok, piegato così viene ancora meglio. 1 2 e 3, una volta presa la mano riusciamo a risolvere quanto. Qui sono arrivata a quello iniziale e chiudo con una maglia bassissima all'interno delle catenelle. Allora vedete che qui per ogni petalo sono andata a costruirmi le mie 3 catenelle. Adesso su queste 3 catenelle devo andarmi a fare la struttura. La struttura, come detto, io posso farla, decidere un po' come voglio. A me piaceva l'effetto granny perché lo trovo più carino, però non è detto che uno non possa fare appunto la base piena. Allora, una volta agganciata, già mi ero agganciata con la maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorarmi il primo angolo della mattonella granny. Quindi faccio 3 maglie alte, la prima ricordiamoci che è costituita dalle 3 catenelle iniziali, 2 catenelle di separazione all'interno, opla, ci sono altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Poi mi devo costruire i lati della mattonella granny. I lati della mia mattonella sono formati da 2 punti granny, quindi mi sposto ho fatto una catenella e mi sono spostata nell'anellino accanto, vado a mettere 3 maglie alte, un'altra catenella, vado nel lato accanto, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, poi catenella e faccio l'angolo, mi sposto qui e faccio il mio altro angolo granny, 1 2 e 3, 2 catenelle di separazione, altre 3 maglie alte, 1
2 e 3, catenella di separazione, piego per vedere meglio, vado qui, 1 2 e 3, catenella di separazione. Allora sono a questo è l'angolo, un punto granny, l'altro punto accanto sempre granny e poi l'angolo, e ripeto questo per 4 volte. Ok, allora 1 e 2 e l'altro angolo si va a formare. Vedete che qui si è fatto già il primo lato quadrato. Vado a proseguire così fino alla fine. Ricordiamoci che ogni lato è costituito da 2 punti granny. Allora, giunti al termine della mia mattonella, sono arrivata all'angolo, chiudo con una maglia bassissima sul primo punto costituito da 3 catenelle, mi sposto con delle maglie bassissime nell'angolo e vado a riprendere la lavorazione. Facciamo l'angolino e poi vi lascio proseguire da sole. 3, 1 e 2 e poi 3 qui. Ok, adesso vi faccio vedere come è venuto sotto e poi si prosegue piano piano in base alle proprie esigenze e ai propri gusti. Ecco qui, questa è la mia squadratura sotto. Vedete, ci sono i 4 lati e quindi da rotondo che era il mio fiore tutto petaloso, pieno di petali, è diventato quadrato. Per quanto riguarda la mattonella che ho realizzato in questo modulo di 4, ogni mattonella ha avuto 3 giri di granny sotto. Vedete, si vede benissimo, 1 2 3. Poi logicamente in base alle proprie esigenze potete decidere anche di aumentare i giri granny e quindi magari fare una mattonella più grande e quindi con un minor numero di fiori che compongono la vostra creazione. Mi auguro che il video tutorial vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci aggiorniamo per i prossimi tutorial. Arrivederci e grazie per l'attenzione.